Bene. Chiedo anche lei di dirmi il suo nome e cognome per... Allora mi chiamo Rocchi Egidio, E dove e quando siete nato? sono nato a Rovigno, Istria, 1933, 1° settembre. Anche lei chiederei che origine ha la vostra famiglia? Penso di sì, da parte di papà, di parte di mamma, voglio dire, è nata anche lei a Rovigno, ma la mamma sua era di lingua croata, era dell'Istria centrale, voglio dire, quando è venuta a Rovigno parlava poco l'italiano, così, tutte e due nonne, anche quelle della mamma e del papà. Comunque Rocchi, a Rovigno eravamo soli e Benussi ce n'era tanti. Ah, come cognome? Sì, ma la mamma. Mio padre era un artigiano, decoratore, eravamo 4 fratelli, 2 sorelle e 2 fratelli, un fratello, e avevamo parenti. Non eravamo nullatenenti, non avevamo casa, pagavamo gli affitti. Rovigno è il più bel paese dell'Europa, non del mondo. E cosa si ricorda dei suoi primi anni a Rovigno? Di Rovigno mi ricordo tutto perché sono venuto via che ne avevo quasi 16 e c'era il periodo più bello, anche se dopo la guerra c'era dei stenti, non c'era tutto quello che si voleva, voglio dire, però era il mare, io lo avevo lì sotto, che è mancato poi quando l'ho lasciata. E nel 49, a febbraio, siamo usciti da Rovigno. Mi ricordo era una notte fredda, limpida, e abbiamo preso il treno, c'era ancora il treno quella volta a Rovigno, che faceva Rovigno-Canfanaro e poi c'era la linea Pola-Trieste. E dove siete arrivati prima? E siamo arrivati a Trieste. E ci hanno messo nel famoso silos dove c'erano dei grandi cameroni dove tenevano il riso, il grano, così ancora, era una struttura ancora austro-ungarica. E lì siamo arrivati il venerdì sera e poi al lunedì siamo andati a Udine dove c'era il campo smistamento. Tutti quelli che arrivavano lì poi gli davano una destinazione e a noi ci hanno mandato in provincia d'Arezzo, in Toscana, un po' Laterina. Era un ex campo di concentramento dove c'erano prima gli alleati prigionieri. E lì abbiamo trovato tanta gente, tutti i dalmati, istriani, fiumani, ci siamo anche qualcuno del paese che abbiamo riconosciuto. E siamo stati in questo campo. E quanto tempo siete rimasti lì? Dico 3 anni giusti interi, no? Poi io sono venuto a lavorare anche a Torino d'estate e d'inverno tornavo giù a svernare, così. La mia sorella più vecchia ha sposato uno del luogo e che è rimasta poi sempre lì, alla fine che è mancata, ma i nipoti sono lì, toscani, Sono toscani. e quando si discute che i toscani sono puri, io li faccio capire che puri non sono neanche loro. Che vengono anche loro. Sì, perché gli ho detto perché le nonne erano di lingua slava, i nonni chi lo sa da dove venivano prima, e allora si sono messi il cuore in pace. Perché non sono stessi neanche loro toscani. Non bisticciamo più.
Torino quando è arrivato? E a Torino sono arrivato nel 1953, chiamata di una zia che avevo già qui, che era alle Casermete, che un signore che lavorava in una ditta di decoratori se ne andava alla Fiat, perché in quei tempi tutti aspiravano alla Fiat. La Fiat era la mamma di tutti, il sogno del siccome si diceva la pagnotta sicura. E gli ha chiesto: ma ti conosci qualcuno? Ma è mio fratello che sei lì. Ci ha mandato un telegramma e mio padre è venuto subito su, e poi sono venuto su anch'io e lavoravamo in questa impresa così, di decoratori. Quella volta Torino era in espansione, si costruiva palazzi dappertutto. Se avete visto una foto lì del villaggio, che era solo lui, senza tutte queste case. E allora lavoro ce n'era. Poi il mio principale aveva un'impresa grossa che era così, conosciuto dalla Fiat, perché qualche dirigente, e sono andato a lavorare anche 18 mesi a Milano, all'OM, che faceva camion e litorine. Poi sono andato a fare il militare, sono andato nel Meridione, poi sono andato in Liguria, ho fatto i 17 mesi e quando sono tornato mia madre aveva fatto la domanda per andare alla Fiat e mi hanno accettato e ho lavorato poi alla Fiat e sono stato fortunato perché ho cambiato 3-4 posti, ma l'ultimo posto, che era fonderie, acciaierie, che era fuori Torino, era rimasta una fabbrica vecchia con macchinari ancora e io ho pensato: se io resto qui, perché potevo chiedere non il lavoro, ma il posto dove, perché ero disagiato andarci lì, dovevo prendere 3 pullman, di sera correvo il rischio di non arrivare neanche a casa se il pullman ritardava. Perché io sono uno, non lo so se ce n'è qualcun altro, che ha fatto automobili per 30 anni e che non ha né la patente e non ho mai avuto la macchina. Però posso dire che io l'Italia l'ho girata, perché mi piaceva tanto e ho girato a visitare tutto. Poi ho girato anche un po' in Europa, a parte la Jugoslavia, ho fatto la Dalmazia 2-3 volte, anche l'interno, sono stato a Banja-Luka, sono stato a Zagabria, a Lubiana, voglio dire, mi piaceva. E poi a Rovigno. Dico sempre una cosa, c'è una canzone di Russell che dice: ti invidio, arrivederci Roma, e dice: ti invidio turista che arrivi tu a Roma, perché tu la godi. Perché uno che è lì e che ha il pensiero di lavorare, i problemi dei figli, della suocera che ha mal di denti, tutte queste cose non si dicono. Invece quello che arriva è così. E io a Rovigno, la prima volta che sono andato, nel 63, ecco, voglio dire, l'ho goduta proprio. È vero che sapevo dove ero nato, le vie dove... la via dove gli ultimi anni, dove 16 anni c'era i primi sguardi con le ragazze e chiedevo: ma dove sei? Ma è andata via anche lei, e sono andato così, no? E ho goduto tanto e poi io quasi tutti gli anni tornavo a Rovigno e io posso dirlo che ogni anno che tornavo la vedevo più bella, perché a Rovigno hanno fatto proprio un gioiello, dai.
così, poi ci saranno i problemi, che non so. Conosco bene la comunità degli italiani, sono aggiornato tanto con il Centro Ricerche Storiche di Rovigno, che sotto ho quasi tutti i libri, gli atti e i quaderni e anche le monografie. E così. Voglio solo dire una cosa, solo lì poi passare ad altro. Io ho degli amici a Muggia, che è l'ultima cittadina italiana che è rimasta sotto l'Italia, così. E andavo sempre a trovare lui, si girava, lui conosceva l'Istria tutta, l'interno, i paesini, sapeva dove si mangiava bene, dove... E un giorno così mi dice vieni con me a Capodistria. E gli ho detto ma sì, andiamo, e poi andiamo giù anche, sì. E partiamo, dopo chilometri, e gli dico Giuseppe, ma il confine con la Slovenia? E lui mi dice, ma Egidio, ti sei vecchio? Non c'è più. E allora gli ho detto, Giuseppe, puoi tornare indietro? Ed è tornato indietro e mi ha portato dove c'era le garite della prima Jugoslavia, poi Slovenia, di qua, e non c'era divise. Ebbene, dico senza vergogna, mi è venuta una lacrima. E il mio amico mi fa, ma Giuseppe, ma Egidio, cosa fai? E perché è vero che era un confine abbastanza aperto tra noi e loro, no? A parte che ti chiedevano anche i nostri se portavi prosciutto, se portavi le cose lì, no? Però passarlo senza più nessuno che ti chiede, è una cosa, ecco perché tutte le volte che parlo con i nipoti o con i giovani, gli dico difendete l'Europa, come diceva anche Andor, può avere dei difetti, solo 60 anni fa, 70, ci siamo scanati, voglio dire, ma difendetela questa, coi giovani, incontratevi, parlate, ecco, perché sennò non abbiamo neanche noi, perché mi fa da ridere quando noi arrivano coi gommoni e abbiamo paura, quella povera gente. Noi siamo andati in Africa coi cannoni, voglio dire che, ecco, così dai, voglio finire. No, se devi fare ancora delle domande, sono pronto. Volevo chiederle magari coi suoi nipoti, se loro hanno un rapporto con Rovigno, se siete mai stati magari insieme. Ma sì, insomma, io non ho nipoti, non sono stato mai sposato, ho convissuto e ormai sono presi e io li capisco, perché anch'io, benché ho questo pensiero dell'Istria, perché io quando dico prima sono istriano e dopo sono rovignese, ma essere istriano vuol dire essere quelli di lingua italiana, quelli di lingua slava, che voglio dire per me sono tutti uguali, sono istriani e basta, non ho così. Ma anch'io adesso mi sento anche torinese. E Torino amo perché mi ha ospitato, perché ho maturato, perché ho visto, e i miei nipoti, voglio dire Rovigno, che bella la spiaggia, belle le isole, belle lì, però non, voglio dire, sì, non è che c'è, non so se abbiamo mancato noi di dargli un'impronta. Forse abbiamo avuto dirigenti delle nostre associazioni che non erano tanto, voglio dire, penso, ecco, poi adesso sono arrivato a questa età che sono col cuore in pace, vado in Istria contento e felice, ho conosciuto nel tempo istriani, croati, serbi,
C'ho una bella fotografia che gioco a scacchi con un serbo, mi ha pestato bene perché non so perché, sì, perché sono tutti bravi di giocare a scacchi. Ecco, così dai. E poi volevo magari chiederle anche qualcosa sul circolo, no? Su Questo, come è nato. Lei è stata questo all'inizio. qui ci sarà il signor Vata Che parla. che sa tutto, no? Questo sa. Voglio dire, il circolo è nato per volontà di poche persone che hanno creduto e poi voglio essere anche cattivo, non è che proprio poi come villaggio se lo meritano tanto. Voglio dire, se c'è da dire qualcosa. È così. Però è stato per merito di pochi e uno sarà il signor Vata che vi spiegherà più di me, anche perché mentre questo villaggio sono quasi tutta la gente che era il campo profughi delle Casermete a San Paolo, io non ero qui perché io venivo da un altro campo ed ero in affitto e grazie a loro sono riuscito a acquisire anch'io la casa. Sempre qui. Sì, che adesso mi sento un garantito, c'è una piccola pensione, un piccolo allogetto, voglio dire, e devo ringraziare. Qua sempre in questa Sì, casa ancora? sì. Se avete bisogno di vedere qualche alloggio per descriverlo, non c'ho problema. Sì. Ecco, così. No? E poi che la mi faccia ancora domande. Cioè, adesso mi parlava ieri del periodo degli scioperi a Torino, che vabbè sono un po' diciamo distanti, Beh, sì, no? sì, Dalla sì. storia, proprio è stato molto interessante, no? Questa identità, no? Che si Beh, incontra. negli anni c'è stato le lotte dure che avevamo in slogan, lotta dura senza paura, per poter avere qualcosa, no? La quarta settimana, se pensa che c'erano il caro vita aveva una contingenza, no? Impiegati se aumentava di un tot, aumentavano di poche lire, no? Ma un impiegato, uno che scriveva, aveva di più che uno che poverino magari aveva una macchina pesante che doveva sporcarsi così, no? E sono state tutte lotte, ma anche per la libertà dentro, voglio dire, prima, voglio dire, dovevi stare, se eri di sinistra dovevi star buono perché poi ti potevano anche licenziare e sono stati nel 56 a Lingotto, che è una fabbrica importante che era, avevano licenziato 600 operai. Poi non si è lottato più fino al 62, poi nel 62 è scoppiata di nuovo e si lottava, si faceva sciopero non solo anche per noi ma anche per gli altri, si facevano sciopero anche per gli altri popoli che erano lì, quante lotte abbiamo fatto anche per i palestinesi, voglio dire, si lottava. Qualcosa si è guadagnato, qualcuno dice niente, perché poi la società va. C'era un grande mio amico che diceva non sempre lo sviluppo è progresso, perché se fai solo consumismo non puoi dire che sia un progresso è le cose che poi ti aspetta, sanità, sicurezza, scuola, voglio dire, solo sviluppo che sarebbe solo lì. Ecco così è. Questo è molto interessante, no? Come dire, queste identità, no? Che si incontrano, no? Questa parte di questo mondo operaio di Torino, questa vostra origine, Sì, poi è molto c'erano, affascinante, insomma, c'erano le lotte che si andava nel meridione, un slogan era nord-sud uniti nella lotta, e voglio dire, poi ad esempio avevamo acquisito
che dice 150 ore, che la Fiat, parlo della Fiat perché era stata una conquista dei metalmeccanici, poi l'ha allargata a tutti, no? Anche ai privati, che ti pagava 150 ore per andare a scuola, per chi non aveva fatto la media, che aveva fatto solo le elementari, e c'era un bisogno, anche perché se volevi poi una licenza, se non avevi la terza media non te la davano, voglio dire, e abbiamo fatto questa conquista qui. Anch'io ho fatto a 48 anni, ho preso la terza media, che voglio dire. Ed era una scuola diversa, voglio dire. Non è che... Com'è? Serale andava di Sì, corpo. allora è vero che erano 150 ore pagate, però erano anche 150 ore che mettevamo Certo, noi. il vostro tempo. Allora quando facevi il secondo turno, andavi con le ore di lavoro, ma quando facevi il primo dovevi andare con le tue. Ecco. E il gruppo, io che ero a Veneria, ho avuto la fortuna di avere un gruppo di insegnanti che sono ancora amico, che erano brave. Non è che si faceva, voglio dire, che ti insegnavano le cosette. Vuol dire la matematica l'hanno insegnata leggendo la busta paga, l'equo canone che c'era, la storia non è che facevi sempre quella, insomma, di Muscio Scevola, ma facevi le ragioni perché c'erano queste guerre. Voglio dire, era un modo ecco, diverso. Poi non venivi bocciato, non c'era la bocciatura perché era però che potevi essere escluso, perché se non frequentavi, o frequentavi solo quando dovevi lavorare, e quando invece dovevi venire, quando uscivi di fabbrica a venire, dopo 5-6 volte io ero un responsabile delle fabbriche, dicevo tu ragazzo, non venire più, perché non si può in questo modo, perché poi ti sputani e poi altri dicono eccoli, Certo, cosa fa il sindacato? Si perde il tempo. Sì. Ecco, è stata una cosa che io ho ancora gli insegnanti amiche. L'altra settimana è venuta una qui a pranzo con me. Un giorno un signore mi dice: ma chi è quella signora che ho visto che andava via? E gli ho detto: è la mia insegnante di italiano. E questo mi guarda e mi fa: ma quanti anni ha? 120, perché ragionava, non che io ne avevo 45 e lei ne aveva 25. Sì. Va bene, io le chiederei se ha qualcosa da aggiungere, se ha dei commenti, io sono contenta. Ma qui non si finirebbe mai, voglio dire. Posso raccontargli un fatto, già che gli ho nominato mio cognato toscano, che ha sposato mia sorella, una bravissima persona, che ha lavorato la terra. Dopo, come si è sposata, mia sorella è stata intelligente, gli ha detto: Emilio, o lasci la campagna, perché vedo che tu sei il più giovane, sei sempre quello, perché erano 3 famiglie in una casina, ma non erano padroni loro. Il padrone non l'avevano mai visto, era a Firenze, lì avevano il signore che gli dava gli ordini. Ecco. E un giorno c'era gente nostra, con la ragione, per amor di Dio, contadini nostri che dicevano la Jugoslavia, Tito ne ha portato via le terre, no? E gli dicono a questo che era venuto, lui cosa direbbe se gli portavano via la terra? Che doveva lavorarla, che non era più sua. E questo li ha guardati e gli ha detto: ma guarda che io è da piccolo che lavoro la terra, ma non è mia. E poi questi mi chiedevano: ma cosa dice quello? No? Perché se non si sa così, questo fatto. E mi ricordo quando lo vedevo triste,
quello che dirigeva gli diceva dovete piantare il tabacco. E piantare il tabacco, le foglie venivano contate, c'era la finanza che metteva, e allora c'era il tabacco quello macedone, e poi c'era quello toscano, e lui diceva e adesso facciamo la fame. Perché non puoi, se c'hai il grano, un sacco lo nascondi. Sì. Così. Sì, quel tabacco non so. Sì, sì. E il campo profughi, come l'ho detto sempre, qualcuno così, però io mi ricordo quanto l'Italia era distrutta, quanto era malmessa, quanta gente non aveva lavoro. E noi, bene o male, è vero che eravamo nelle baracche, è vero che eravamo divisi magari delle coperte, però 3 pasti al giorno li avevamo, perché il caffè al mattino, il caffè che era caffè, così, no? A mezzogiorno si mangiava e di sera si mangiava. E hai visto della invidia da parte di altri Com'è? ha visto magari della invidia da parte degli altri per questa cosa? No, c'è gente, io capisco, c'è gente che continua a dire, ma anche di dove ero io, ci davano un mangiare che era immangiabile, ma c'era lì, per fortuna che adesso ho un amico che è testimone, no? Oppure ci odiavano e sembra che quando uscivamo, non è vero, perché quando si è fatta il campo nostro, che poi eravamo diventati quasi un centro culturale per il paese, perché il paese, pensa che noi eravamo 1500 i primi mesi e il paese era 700 persone. Arrivano gente che era molto più aperta, quello che diceva Bracus, no? E loro erano ancora non col scialle nero come il meridione, ma erano lì le nostre aperte d'estate in canottiera, andavano a fare il bagno in 2 pezzi sull'Arno, avevamo l'Arno vicino. E questi... Possiamo provare a stare qui, se no se vediamo che non ce la fa magari andiamo dentro, vediamo un po'. Io sono partito, vediamo un po'. E non mi ricordo più di cosa stavamo parlando. Sì, stavamo parlando così del paese e del campo profughi, ad esempio noi, più liberi, sì, anche delle persone come si sa, anche loro sapranno, l'Istria, la Dalmazia, Fiume erano molto sportive. E da Fiume avevamo in campo profughi a Laterina Rodolfo Volk, un giocatore che aveva giocato nella Roma ed è stato un anno anche capocannoniere. Ecco. Ed era anche lui profugo con noi, no? E aveva anche 2 figli, tutti e 2 bravi di giocare. E così si era fatta la squadra di calcio. Avevamo messo anche qualcuno del paese, perché poi le magliette, le scarpe, i palloni li avevano comprate loro. Noi avevamo però il campo, proprio tra le baracche c'era proprio un campo regolare, proprio come misure. E si giocava. Poi avevamo una baracca che l'avevamo fatta noi, un cantiere scuola, nuova, e l'avevamo adibita a cultura. Si ballava, si aveva comprato il giradischi e venivano anche i toscani, era nato qualche matrimonio, anche altre, che quello di mia sorella. Voglio dire, c'era questo, che fosse stato come qualcuno lo dice in qualche libro, perché se mi telefonasse, o dovrei cercarlo io, che ci picchiavamo, sono lì. No, non esiste proprio, non lo so, in qualche posto magari si saranno picchiati come si picchiano i giovani, così, no? Era fatto, vicino all'Arno c'era i terreni, c'era tanta acqua, allora per il tabacco ci vuole acqua e per i cocomeri, l'anguria anche,
E un giorno con il tuo paesano lì, Dadi, un signore che adesso è in America, mi dice andiamo a prendere un'anguria, ce n'è tante. Abbiamo preso una bella anguria, siamo andati vicino all'argine da lì e ci siamo messi a mangiare. Non arrivano 3 toscani belli, belli grossi. Io pesavo, quella volta pesavo 45 kg, ero scheletrico. E questi si alzano minacciosi e questo signore, che è ancora vivo, ogni tanto viene anche a trovarci dall'America, gli dice fermi. Verso di me, lui non conta niente, vedete, fai e parte. E se volete picchiarmi uno alla volta. Questi si sono messi a ridere, hanno capito, voglio dire, e sono andati via. E il più anziano si è raccomandato, se prendete l'anguria, prendetela sicuri che è buona, non strappate, non così, no. Voglio dire che io ricordo questo. Urca è caduto. Ah, il coso del microfono. Vabbè, non fa niente. Parla lo stesso. Parla lo stesso, sì, sì, sì. Ecco, dai, se c'hai ancora una domanda, poi. Una domanda. Ma magari mi interessa molto questa parte della vita nel campo profughi, no? Quello che raccontavo così, cioè, Sì, sì, che sì, c'era sì, delle sì. feste che facevate, delle compagnie. Allora c'era sempre le feste, ad esempio la comunità più grossa che era quelli di Fiume, Rieca, no? Ecco, e a San Vito avevamo fatto una festa grossa, avevamo fatto perfino l'albero della cucagna, avevamo imbandierato, poi siamo andati a prendere delle frasche e avevamo addobbato tutte le porte, voglio dire, e si faceva tutte queste cose. Qui avevamo la chiesa, avevamo una chiesa che poi l'altare l'aveva fatto un gruppo di romeni che erano italiani, di solito del Friuli, che avevano emigrato a fine 800 e che erano lì, e sono anche qui, ce ne sono. E loro avevano fatto l'altare con gesso e avevano messo delle canne perché tenesse, no? E un giorno mentre che pitturavamo, io e mio padre si faceva il finto marmo, delle cose così, vedo che spuntavano delle foglie. Papà, guarda che miracolo! Invece quelle canne di bambù con l'umido che hanno fatto ha fatto germogliare un poco, allora sono arrivati. Ed erano così, si faceva poi le corse tra i giovani, c'era l'asilo. Sì, avevamo l'asilo e la scuola. Anche le scuole interne? Sì, sì, la quinta elementare. Se invece dopo la quinta elementare si andava ad Arezzo, che era la provincia, e che c'era un camion, un Dodge, mi ricordo americano, e abbiamo qui gente che andava a scuola, che ha fatto Ireneo, è diventato ragioniere, lì così c'erano le scuole, poi qualcuno che poteva, così è andato anche all'università. E poi c'era la scuola serale, perché c'era dall'Istria, eravamo venuti tanti, che non avevamo neanche la quinta elementare, perché è stato il periodo della guerra, o anziani, così, che non l'avevano. E anche lì avevamo una maestra, e così abbiamo fatto la quinta elementare. Anche lì era più un modo di aggregare, di chiacchierare, perché con questa maestra non è che si faceva a gente che più giovane aveva 25 anni, che gli si faceva le domande, le doppie, perché noi di doppie la scrittura non la abbiamo per niente. Ecco. E si faceva anche lì la storia, ci metteva magari indiani, quelli d'America e gli inglesi, gli americani, no? E ci faceva fare tu difendi quelli, tu difendi quelli. Era tutto un modo diverso per stare assieme, però poi
era regolare, l'ispettorato della scuola veniva, controllava e poi la carta, la pagella era buona, era giusta. Io sono a posto, così magari riusciamo a fare anche il signor Vatta prima Vatta, di venga, pranzo. La ringrazio sì, e faccio firmare sì, altri sì, 18 documenti. 18.